Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di settembre 2023. Uh, amici del Toro, abbiamo la carta degli amanti, quindi qui si può trattare di qualche relazione a livello romantico o di una situazione di amor proprio. Chissà, per qualcuno potrebbe anche essere una scelta da dover fare per amor proprio. Quando ci sono gli amanti si parla sempre di una scelta tra la vecchia strada e quella nuova. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni del secondo semestre del 2023 e altri link a video che potrebbero interessarvi, insomma. Quindi guardate sempre nella descrizione del video. Allora, iniziamo con un 6 di spade, un 3 di bastoni, la carta del mago. Abbiamo un 3 di denari, il fante di coppe, un 9 di pentacoli e un re di spade. Allora ragazzi, qui può essere che qualcuno prenderà le distanze da certe ideologie piuttosto che potrebbe essere da certe persone. Normalmente quando c'è un 6 di spade si parla di qualche idea o qualche anche problema per qualcuno, che c'è bisogno di lasciarsi indietro. E vi dirò che sono due carte, sia il 6 di spade che il 3 di bastoni, di allontanamento, di spostamento. Il 3 di bastoni nello specifico è uno spostamento fisico, come se vedendo anche questo mago aveste voglia di ricominciare, aveste voglia di un nuovo inizio, di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Con questo 3 di denari ho come la sensazione che o non vi sentiate, diciamo, nel potere personale, oppure per qualcuno si può trattare di una collaborazione già in essere che non si può ehm, o che non si può lasciare indietro o che in qualche modo è difficile lasciare indietro. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi e queste carte anche le andremo direttamente a vedere più tardi. Adesso ripartiamo dal 6 di spade, andiamo a vedere a cosa fa riferimento. Uh, 10 di coppe, 6 di spade nuovamente. Qui c'è qualche questione legata alla famiglia, probabilmente c'è qualche problema in famiglia, sia che sia una famiglia di tipo sanguigno, sia che sia una famiglia di tipo lavorativo, dipende come a voi vibri la lettura. Però devo dire che non è una situazione proprio idilliaca, ci sono dei problemi, ci sono delle cose che limitano, o perlomeno per qualcuno in realtà questo distacco c'è già stato, per qualcun altro è come se si stesse ancora vivendo. Sapete che anche lì dipende da quando siete nati, dalla decade di appartenenza, se questo è il vostro segno, il vostro ascendente risuona diciamo più o meno velocemente nel tempo. Allora andiamo a vedere il 3 di bastoni. Giudizio al contrario è sole, ragazzi. È interessante perché il 3 di bastoni nei mazzi tradizionali è raffigurato come una persona che va oltremare, però qui è rappresentato come una persona sognatrice. C'è un riferimento alla luna, alla stella cadente, di solito si esprime un desiderio quando si vede una stella cadente.
C'è qualcosa qui legato al passato che vi fa diventare, mi verrebbe da dire, sognatori. Qualcuno può essere che nella prima settimana di settembre si senta proprio con la voglia di riscoprire un sogno, mi verrebbe quasi da dire, perché con la carta del giudizio è come riportare un po' a galla qualche cosa di vecchio, qualche cosa che magari può anche essere riferito a quando eravate bambini, proprio perché c'è la carta del sole. Il sole fa riferimento ai bambini. Per qualcuno si può trattare del fatto che se siete per esempio in una relazione, non sia la relazione giusta per diventare genitori. Diversamente, se non è una questione legata ai figli, ma per esempio è un semplice progetto, cioè un progetto diciamo di tipo un po' più semplice, è come se ci fosse qualche cosa che vi richiama dal passato. Può essere un sogno nel cassetto che volete sviluppare in questo periodo, eh? Andiamo a vedere il mago, la torre e un eremita. Mm. Ragazzi, ho l'idea che abbiate questa voglia di fare, di ricominciare, di prosperare, di andare verso quello che è un risveglio anche del vostro bambino interiore, del vostro amor proprio, di quello che è il sentimento puro. E mi viene un po' da dire che è come l'aver voglia di riscoprire la vostra voglia per la vita, no? Però in qualche modo con questa torre vi vogliono avvertire le carte che c'è bisogno di rielaborare quelli che sono gli obiettivi e le sicurezze. La carta della torre quando arriva è perché destruttura. E qui abbiamo l'eremita, ovvero una carta di introspezione, una carta di iniziazione. Quindi qui è come se doveste lasciare indietro qualche cosa per iniziazione, per iniziare, per riuscire a dare il passo a questo sogno, a questa prospettiva, a questo nuovo commercio, perché potrebbe essere anche un nuovo business per qualcuno. Andiamo a vedere il 3 di denari. Perché ho come la sensazione che vi sentiate un po' soli in tutto questo. 8 di coppe, che è l'arcano minore dell'eremita. 2 di bastoni. Ruota della fortuna, asso di spade e la luna. Allora, avendo sia l'otto di coppe che la carta della luna, ho come la sensazione che ci siano delle proiezioni che voi state facendo per quello che riguarda le vostre idee, la vostra sensazione di solitudine, la vostra sensazione di non essere in grado o di non avere le carte in regola per poter affrontare questo cambio, questa nuova rinascita. In realtà vi dico che è solo una vostra impressione. Il punto qual è? Imparare a conoscervi. Qui sono due carte di introspezione, sono entrambe girate al contrario, come se non voleste andare a fondo, come se non voleste far cascare il vostro ego. Conoscersi vuol dire rompere gli schemi, uscire dal karma. Ok, quindi rompere gli schemi che sono stati, che ci hanno, diciamo, mantenuto al sicuro fino ad adesso e imparare a conoscersi veramente. Chi sono io? Cosa sono io? Lasciando stare le proiezioni. Cosa devo fare io per piacere agli altri, ma è cosa faccio io per piacere a me stesso. È amor proprio. Qui avete la carta degli amanti, ok? Vi dico, cercate di guardare al futuro con più ottimismo, cercate di fare una sorta di ordine mentale su quelle che sono le vostre priorità. Andiamo a vedere il fante di coppe, regina di coppe, 4 di coppe, il carro e la temperanza. Mm. Guardate ragazzi, allora il fante di coppia innanzitutto potrebbe fare riferimento a un figlio, ce l'avevamo anche prima, il riferimento ai figli. Allora, per qualcuno
ci potrebbe essere una sorta di, mi viene da dire rifiuto di un aiuto, rifiuto di una guida, non perché, cioè, quando un figlio rifiuta magari un consiglio da parte di un genitore, non è necessariamente perché vuole andare contro il genitore, ma semplicemente perché ha bisogno lui stesso di farsi la sua esperienza. C'è qualche cosa che non è in equilibrio comunque qui e tenete presente che quando c'è un fante di coppe, un fante in generale, si parla di una sorta di immaturità, ok? In realtà è una persona pulita, genuina, abbiamo anche il sole. Però ecco, c'è troppa ingenuità probabilmente, troppa immaturità. C'è ancora da capire, appunto, come vi dicevo qua, da fare ordine mentale. Se per caso avete un viaggio in programma, può essere, ragazzi, che venga cancellato o in qualche piccolo caso ritardato, ma è più facile cancellato. Quindi fate le assicurazioni. Vi dirò, la seconda parte di settembre potrebbe anche essere un momento dove effettivamente, anche a causa di questo lavoro che dovrete fare di destrutturazione, potrebbe in effetti avere degli alti e bassi a livello emotivo. Però, vedendo questo 9 di pentacoli, io vi dico che a livello pratico sarete molto ben, diciamo, piantati, sicuri di voi stessi, padroni della situazione e della vostra persona. 8 di pentacoli e cavaliere di denari. Ragazzi, se fosse una situazione lavorativa, vi dirò che potreste rifiutare un'offerta che vi fanno perché non vi pagherebbero quanto voi vorreste. Ed è come dire, ok, no, vabbè, nel senso alla fine non sto così male qui dove sono, però se devo cambiare in meglio. C'è un rifiuto nella seconda parte di settembre, può essere di un'offerta lavorativa, appunto, può essere un viaggio che viene appunto rifiutato, vi dicevo. Andiamo a vedere il re di spade. Imperatore e 8 di spade. Ragazzi, è come se vi dicessero di mettere dei paletti, di creare le vostre regole, di creare la vostra verità. Prima bisogna studiarsi, capire come si è realmente, ok? Trasformare l'energia pesante della torre attraverso la fase dell'eremita, che tra l'altro, ragazzi, è anche una delle fasi del risveglio spirituale, eh? Dopodiché si trasmuta l'energia, si fa ordine mentale e il 9 di pentacoli, esattamente come la carta degli amanti, è una carta, sono energie di amor proprio, di indipendenza, di valore personale. Andiamo a vedere cosa vi dice ancora Osho. Quello che sento qui è che dovete cambiare attitudine, c'è qualche cosa qui che dovete ridimensionare per quello che riguarda sia il valore che voi date a voi stessi, quindi aumentare questo valore che voi date a voi stessi, sia per quello che riguarda quello che avete creduto fino ad adesso, quello che vi hanno fatto credere fino ad adesso. Andiamo a vedere con Osho cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione. Seguire il flusso. Wow, e armonia. Asso di coppe, 10 di coppe. Da 0 a 100, dall'1 al 10, dall'inizio al compimento. Ragazzi, io sento che qui sì, dovete seguire il flusso, dovete semplicemente, diciamo, diventare osservatori, mi viene da dire, perché è un po' il, ok, vedo come si muovono gli eventi, vedo dove mi porta l'energia, dove mi vuol portare l'universo. L'importante è che stiate focalizzati sulla vostra armonia, su quello che vi fa star bene, su quello che vi fa rimanere in allineamento con mente, diciamo corpo e spirito. Corpo perché intendo come la voce, la parola. Sarebbe mente, corpo e spirito, terzo chakra, però vabbè, non importa. Ragazzi, arriverete al compimento attraverso
il lavoro dell'amor proprio. C'è comunque un imperatore, qui alla fine c'è una situazione che si va a stabilizzare, ok? Allora, andiamo a vedere con gli oracoli che altro consiglio vi vogliono dare. Sinfonia incompiuta ed è un altro numero 10, ragazzi. La sento un po' collegata a questa ruota della fortuna, questa carta, che tra l'altro è un 10. C'è qualche cosa qui a livello karmico, secondo me, che dovete sbloccare e si tratta proprio delle... per molti con il 6 di spade sono credenze proprio familiari, radicate a livello di famiglia, ok? Che bisogna destrutturare. Va bene. Ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile in qualche modo. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche fare una donazione o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!